tutti e bentrovati sull'Ernamo. Mafia, Tangentopoli, Calciopoli, economia sommersa. Diciamo che sfortunatamente agli italiani non piacciono tanto le regole e le leggi. È vero, eppure ci sono delle leggi non scritte che non violeremmo mai per nessuna ragione al mondo. Ed è proprio di queste che parleremo oggi, le regole più importanti per gli italiani e che tu, sì, proprio tu, devi rispettare se non vuoi farci arrabbiare. Ok, vai col disclaimer. Questo video ha il solo scopo di far sorridere tanto gli italiani quanto gli stranieri, non vuole rinforzare o accentuare alcuno stereotipo, né tantomeno essere polemico. È altamente sconsigliata la visione a un pubblico di persone troppo permalose o facilmente suscettibili. Perfetto, possiamo iniziare. La regola dei baci. Non importa quanto siate stanchi, nervosi o arrabbiati, non importa quanto conosciate quella persona che avete di fronte, potete anche non conoscerla affatto. Quello che davvero conta è che dovete salutarla come si deve, e cioè con dei baci sulla guancia. Infatti, oltre alle tipiche espressioni verbali, buonasera, ciao, buongiorno, eccetera, in Italia si è soliti salutare una persona dandosi dei bacetti. Già, il rito italiano vuole che si debba salutare chiunque, dal parente più stretto all'amico dell'amico, col bacetto o, meglio, i bacetti, 2 o 3, a seconda della zona d'Italia in cui ci si trova. Questo rito però è davvero molto rigido. Infatti si comincia dalla guancia sinistra e, sporgendola in avanti, la si avvicina leggermente alla guancia dell'altra persona fino a sfiorarla leggermente. Poi si ripete la stessa cosa però dall'altro lato. Vabbè, ve lo facciamo vedere. Facile, no? La regola degli spaghetti. Molti stranieri sicuramente non lo sanno, ma un italiano, quando cucina gli spaghetti, non li spezza mai prima di gettarli in acqua. È proibito. Eh già, bisogna cuocerli così come sono, per poi arrotolarli quando si mangiano, cercando di evitare suoni, diciamo, poco gradevoli. Tipo questo. Se poi proprio non riuscite a mangiare gli spaghetti senza spezzarli, potete sempre ricorrere alle classiche penne. La regola del dente. La regola del dente è strettamente connessa a quella precedente degli spaghetti. Infatti, quando gli italiani cucinano qualsiasi tipo di pasta, cercano di lasciarla al dente, cioè non troppo cotta, quindi non troppo morbida. Sì, per un italiano doc, la pasta deve mangiarsi dura, non troppo al punto da rompersi i denti, ma il giusto per poterla masticare bene. La regola dei calzini. Ok, è vero, nelle grandi città nessuno bada a come si veste la gente, sono tutti presi dai loro impegni e dai ritmi frenetici imposti dai grandi centri urbani. Però c'è un limite a tutto. I calzini con i sandali, no, dai. Si sa, gli italiani sono amanti della moda e dell'abbigliamento, dunque non farebbero mai una cosa del genere. Eh no, però c'è una cosa che vorrei chiedervi. Non so perché, ma in Italia, sicuramente è uno stereotipo, molti ritengono che i portatori e i diffusori di questa tendenza, di questa moda di indossare i calzini con i sandali, siano i tedeschi. Quindi a tutti i tedeschi che seguono il nostro canale chiedo:
Anche voi indossate i calzini con i sandali? Fatecelo sapere nei commenti. Sì, ma tu critichi tanto gli altri quando sei il primo a lanciare tendenze bizzarre con il calzino e le infradito. Che neanche tu scherzi, eh? La regola del ritardo. Un italiano che si rispetti non arriva mai puntuale, punto. Sarebbe davvero sospetto e assurdo se qualcuno in Italia arrivasse puntuale a un incontro. Quindi, se dovete uscire con dei vostri amici italiani e loro fanno mezz'ora di ritardo, non offendetevi, è normale. Sì, anzi, un consiglio per i più inesperti. Quando un italiano vi dà un appuntamento ad un determinato orario, aggiungete sempre 20-30 minuti, così saprete quando realmente arriverà. Se sei finito per caso su questo video e magari stai anche studiando l'italiano, ti ricordiamo che sul nostro sito puoi trovare tanti esercizi automatici e video lezioni per migliorare il tuo italiano. Mentre sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter potrai trovare tanti contenuti esclusivi. La regola del pesce e del formaggio. Bene, ora torniamo al cibo, in particolare al pesce. Ah sì, questo è importante. Se venite da un paese in cui si mangia il pesce insieme al formaggio, non fatevi venire in mente neanche per scherzo di ordinarlo in un ristorante italiano. Sarebbe stranissimo e qualche chef più permaloso potrebbe addirittura irritarsi, perché infatti in Italia diciamo che questo abbinamento non lo tolleriamo affatto. Questo mi sembra persino peggio della pizza con l'ananas. No dai, non esageriamo. No vabbè, quello è veramente peggio del peggio. La regola dei regali. Noi italiani siamo davvero generosi. A ogni festa, compleanni, lauree, anniversari e chi più ne ha più ne metta, portiamo sempre un regalo. Tra l'altro, anche quando qualcuno ci invita a casa sua, di solito portiamo sempre qualcosa. Mai direi che ci presentiamo a mani vuote. No. Sarebbe davvero maleducato e quasi un disonore. Verissimo, in quest'ultimo caso portiamo di solito una bottiglia di vino, delle paste, un mazzo di fiori. Bene, ora conoscete le regole fondamentali che gli italiani non violerebbero mai. Sì, ci sono delle regole simili nei vostri paesi? Fatecelo sapere nei commenti, così non saremo impreparati durante i nostri viaggi. Alla prossima! Ciao.